Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Com'è andata questa settimana così piena di dei, piena di divinità, piena di forze? È stata una settimana importante e impegnativa da un punto di vista di elaborazione degli attaccamenti. Mi avete scritto in tante, abbiamo fatto anche il doppio video sulla luna nuova proprio perché lo sentivo già sul mio corpo, sulla mia pelle e quindi volevo, come facciamo sempre, supportare tutta la nostra famiglia, tutto il nostro collettivo nell'adempimento di questo sciogliere attaccamenti. E quindi il dolore e la sofferenza proprio arrivano in qualità di forze. Non dobbiamo mettere nessun giudizio a quella dea, a quella divinità, a quell'ente, a quell'entità che arriva come evento e dobbiamo incanalare completamente tutta la forza, tutta l'energia. E come vi ho detto anche nel video di magia pratica, che so che state studiando, mi auguro che le ragazze nuove stiano studiando magia pratica, ehm, accogliere il Dio significa iniziare a dire sì al karma e smettere di procrastinare sui venti del karma, iniziare a fermare il karma e i venti del karma, integrandone il Dio, integrandone la forza. E non mi dilungo qui su che cos'è il destino, il karma, il libero arbitrio, ne ho parlato sul video Magia Pratica e c'è una riflessione che volevo fare. Mi è arrivata perché l'altro giorno ho parlato con una nostra sorella, mia grande amica, in qualità delle manifestazioni, in qualità di quello che vogliamo realizzare, manifestare. Allora, io vi passo tutta la verità che sperimento, tutta la verità che sperimento sulla base dell'esperienza e degli studi fatti in merito, cercando di applicare quanto più possibile tutto ciò che ho imparato. In questi giorni mi è accaduto qualcosa, ne parlavo con questa nostra sorella. E tutto il mese di maggio per me è stato proprio evolutivo. Utilizziamo le parole giuste, evolutivo. Dalla febbre altissima ai postumi, e postumi che negli ultimi giorni ho continuato a sentire. E sapete, io vi passo tutta la mia verità. Allora, voi sapete che ho sofferto di tiroide, no? Con il nuovo linguaggio cosa diremmo? Ho avuto l'opportunità ehm, di qualcosa di grande. Come diceva Jung, gli organi sono dei. Allora, i miei organi, le ghiandole tiroidee, che sono relative al quinto chakra, l'espressione, la comunicazione. Quindi sono state quando ho fatto la tesi in naturopatia le ho chiamate locus minori resistenze, che sono le zone di minore resistenza che avremo per tutta la vita, laddove l'anima parlerà di più, che è una qualità, un aspetto da tenere sempre in considerazione per manifestare, o meglio, è una locus minori resistenze, cioè la zona di minore resistenza laddove l'anima si fa sentire di più, perché quell'organo, quella zona sono quelli che abbiamo deciso di sviluppare, manifestare, grazie al talento che si cela, grazie a quella zona di minore resistenza. Ok, una delle mie, dove l'anima si palesa di più, è la tiroide. Io ho tiroidite di Hashimoto. Come vi ho spiegato nel video anche, come si chiamava il video? Quello dove, ah sì, ho disobbedito e ho disobbedito e ho vinto la mia testimonianza. Ho iniziato a prendere Eutirox a 25, no 24 era, non mi sto ricordando, 24 anni. Vabbè, l'ho presa per 4 anni, ok. Fino a quando, iniziando per gli studi di naturopatia, essendo seguita da medici illuminati, medici che vedono il sacro in ogni cosa, ho smesso di prendere la pastiglia, stando meglio
di quanto lo sia stata mai. Regime alimentare diverso, attività fisica costante, ma sappiamo che l'esterno non è mai, cioè ciò che si palesa all'esterno è una disarmonia, cioè quello che voglio dirvi è che è la disarmonia spirituale che si riversa nel corpo. Quindi è la consapevolezza di che cos'era la tiroide, cos'è il quinto chakra, come adempiere a quel talento, a quel potenziale che si cela dietro al quinto chakra, che mi ha fatto prendere atto del potenziale che dovevo sviluppare. Per dirlo in altri termini, guarire. Cosa è accaduto negli ultimi tempi, negli ultimi giorni? Post, post tutta quella malattia, chiamiamola così, febbre alta, senza voce, lame alla gola, cioè tutte queste cose, ok. Ho avuto dei postumi dove il mio corpo per 3 giorni e mezzo si era praticamente fermato e non ho avuto energia, era proprio fermo. È la stessa sensazione quando avevo i sintomi della tiroide. Ok, ho detto. Ma questa volta è una grande opportunità. Mi sono svegliata stanchissima e avevo sempre voglia di dormire, proprio i sintomi che avevo 15 anni fa. Ho detto, eccola qui la prova. Come la accolgo questa volta? Ovviamente non prendendo nulla, facendo sempre il mio regime alimentare e tutto, insomma, con la mia consapevolezza. Sì, no, ho preso veramente i sali di Schulzer, il numero 5, il numero 5 che serve proprio per questi, sono sistemi omeopatici, i sali di Schulzer. E poi ve lo faccio vedere, ve lo prendo dopo, appena finisco di dirvi questo. Ho supportato la mia tiroide chiamandola Dea. Allora io ho detto, Dea della tiroide, mia meravigliosa Dea del riposo. Perché ho detto riposo? Perché mi rallenta i movimenti. Cioè, avevo proprio difficoltà a farmi il caffè di cicoria, a camminare per casa, movimenti rallentati. Che cosa ho imparato? Ne discutevo con questa cara sorella amica. Mentre ho detto io mi affido a te, dea della tiroide, dea del riposo, io ho fede in te, io voglio essere alla tua altezza. Ho fatto questo rituale, lo dicevo più volte al giorno, soprattutto appena mi svegliavo il pomeriggio e quando andavo a dormire, sostenendo con questo rimedio omeopatico. E, sapete che io vado a correre ogni mattina, non sono andata a correre per 3 giorni e per me è una cosa impossibile, impossibile. Quindi ho accolto quella cosa. Allora, che è successo? Ho capito una cosa, cioè mi è arrivata un'illuminazione che non mi era mai arrivata. La tiroide mi ha costretto a essere lenta nei movimenti, lenta, 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 e ad essere presente. Devo essere per forza presente se voglio prendere questo mazzo e spostarlo qua, con lentezza, non velocissimo, no, lenta, lenta, lenta. Presenza. La dea della tiroide mi ha costretto a essere presente, proprio perché sono in un cammino spirituale attivo e voglio la liberazione dai miei attaccamenti. Quindi, come tutte le malattie, ti costringono a stare fermo, a essere presente. Ma a me è arrivata con la tiroide questa illuminazione. Perché? Perché è la mia linea evolutiva di questa incarnazione. Quindi non ho procrastinato, non ho sbraitato come facevo prima, non riesco a muovermi, non riesco a muovermi, non riesco a muovermi. No, no.
ho detto wow, adesso mi godo questa lentezza. Beh, il quarto giorno, ragazzi, mi sono svegliata, avevo una potenza inaudita, mi sono fatta un'ora di corsa. Ci ho detto wow, funziona. È normale che funziona. È normale. Allora, anche i miei movimenti durante la corsa erano presenti, presenti, presenti. E dicevo con questa mia carissima amica e sorella, sai, ho detto, ho capito questo e soprattutto che la tiroide è come madre terra, cioè quello che ti dà la tiroide è come madre terra, rispetto alla mia esperienza, no? Com'è la natura? Come ho detto com'è la natura, non come madre terra. Com'è la natura? La natura è lenta e gentile, è lenta e gentile, è lenta e gentile. Quando tu pianti un semino nella terra, te ne prendi cura, lo innaffi, non esplode subito il semino, ma è lento e gentile, lento e gentile. O quando gli alberi stanno facendo i primi frutti, no? C'è prima il fiorellino, poi piano piano esce il frutto, piano piano, lenta e gentile, lenta e gentile. E questo non riguarda solo me. Io come individuo sono molto accelerata, avendo anche tanti valori in aria, segno dell'acquario, tanti valori nell'acquario, quindi sono molto accelerata, no? Con la mia mente, ma siamo tutti accelerati in questo momento storico. Allora, mai come a me, la tiroide è una delle mie più grandi alleate. L'ho capito adesso, dopo 30 anni. Cioè, eh, perché il sistema ci vuole accelerati, no? Ci vuole distratti, per non farti mai essere presente. Questo ve l'ho spiegato in tanti podcast. Per non farti mai essere presente a te stessa, a te stesso, ti disconnette da te e quindi la tiroide è una grande alleata per ridimensionare, lenta e gentile, lenta e gentile. E così tutte le manifestazioni in questa realtà duale hanno delle loro tempistiche e siccome è la natura il grande specchio a cui dobbiamo rifarci per tutto, allora ogni manifestazione sarà lenta e gentile, quella a cui andiamo incontro, no? E discutevamo proprio di questo. E mai come adesso io ho compreso il valore intrinseco di questa che io chiamavo grande problematica, che ti costringe a svegliarti, che ti costringe a essere presente. E quindi l'ho benedetta. Mentre correvo dicevo grazie, grazie, grazie. E come vi dicevo anche nel video Magia Pratica, il karma inizialmente va subito. Se non lo subisci, non puoi risvegliarti. E allora io mi affido a te, dea del riposo, dea della calma, dea della quiete, dea della tiroide. Perché ripeto, come diceva Jung, tutti gli organi sono dei. Ecco, e quindi volevo condividere con voi questa riflessione perché per me è stata una grande illuminazione. Ah, vi vado a prendere i sali di Schulzer che ho utilizzato, aspettate un attimo. Allora, sono questi qua, ve li faccio vedere, sali di Schulzer.
costano intorno a 15,90 €, sono 200 pasticche. E io ho preso il numero 5, andate a vedere su internet, su Google, sali di Schulzer, per ogni sintomatologia c'è un sale diverso, ok? Questo è il numero 5 e che si prende anche dopo degli stati di malattia, per depressione, si prende per quando si ha stanchezza mentale, fisica, debolezza nella concentrazione. Ripeto, depressione viene spesso dato il sale, questo sale qui, sono pastiglie. Adesso non voglio fare una cosa, però vi dico tutto quello che faccio. Sono pastiglie, così. E, negli stati acuti della sintomatologia se ne prendono due pastiglie sotto la lingua, le lasci sciogliere per ogni 5 minuti. Quindi io mi mettevo proprio la sveglia ogni 5 minuti, stati acuti, va bene? Tutto il giorno, ogni 5 minuti, va bene? Ogni 5 minuti ne prendi due, stati acuti. E l'ho fatto, però durante la giornata poi mi sono dimenticata per un'ora di prenderle, poi non fa niente se ti sei dimenticata, perché comunque sono omeopatici, danno l'informazione alla cellula, va bene? Non c'è nessun tipo di medicinale all'interno, è l'informazione del sale che stimola la cellula. E, in tutto ne potete prendere 100 al giorno, va bene? Ok. Quindi anche se vi siete dimenticate per un'ora, ripartite. Viene consigliato di prendere ogni 5 minuti agli stati acuti oppure ogni quarto d'ora. Dovete sentire voi. Settimana scorsa li prendevo ogni quarto d'ora, poi siccome ho avuto questa cosa della tiroide, supportavo l'integrazione del Dio ogni 5 minuti. L'ho fatto per una giornata. Ripeto, per un'ora mi sono dimenticata, poi le ho riprese. Non fa niente. E si possono anche prendere più sali insieme, alternando 15 minuti una, i prossimi 15 minuti altri due. Vedete su internet, sono corrispondenti a diverse sintomatologie, va bene? E, ovviamente fatevi sempre supportare da medici illuminati che hanno il sacro dentro. Come vi ho detto, io l'Eutirox non lo prendo più perché dei medici illuminati mi hanno seguito pari passo quando ho fatto naturopatia. La grande dottoressa La Rocca, e quindi straordinari, veramente il medico vero, il medico di una volta, il vero medico, colui che ha il sacro e la missione dentro. Quindi, ragazze mie e ragazzi, fatta questa breve parentesi di medicina olistica, andiamo a fare oggi le previsioni settimanali che vanno dal 10 al 16 giugno. Abbiamo 3 mazzi, ne potete scegliere anche più di uno, come vi dico sempre, lo dico per le ragazze nuove, sotto l'info box c'è la timeline, come si chiama, di ogni mazzo. E andiamo a vedere un po' cosa accade sia in linea generale, poi andiamo a vedere sull'amore, ok? Allora, primo mazzo, secondo mazzo e terzo mazzo. E partiamo dal primo mazzo. Allora, mettiamocelo qua, andiamo di oracolo. Andiamo di oracolo prima, dai. Allora, andiamo di oracolo, facciamo con questi. Quindi, questa settimana dal 10 al 16 giugno, cosa ci dicono gli oracoli per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo mazzo? Vediamo un po'. Questa settimana, vediamo. È tempo di fare un sonnellino. Viva la dea della tiroide! Viva, viva la dea della calma! Allora, qua ti dicono che questa è la settimana in cui devi prenderti anche un po' di riposo, va bene? Perché è importante, mi dicono, per te in questa settimana. Dice, proprio come l'intro che vi ho fatto, no, nel video. Fai le cose un po' più con calma, ti dicono. Fai le cose con più calma, riposati, quando è possibile riposati anche magari durante il pomeriggio se hai l'opportunità, anche come facevano i grandi maestri, anche 20 minuti di riposo,
fai un po' di meditazione, ti dicono questa è la settimana in cui è necessario un po' riposarsi un po' di più. Te lo dicono proprio come monito rispetto a quello che stai integrando, rispetto al lavoro che stai facendo su di te. Ok. Vediamo ancora. Tutto ciò che brilla, sai perché ti dicono di riposarti? Perché qua ci sono delle situazioni, tutto ciò che brilla, che hanno a che fare con la tua mente razionale che ti può indurre in tentazione di pensare cose che non sono reali. Quindi riposati, fai un po' di meditazione, adesso lo vediamo con i tarocchi. Ehm, Mi dicono, siccome qua abbiamo le maschere, no? E la maschera è tutto ciò che ha a che fare con la mente razionale, la morale, il dover essere, il dover fare. Va bene? Dice riposati, riposati. Perché affronterai in questa settimana situazioni che hanno necessità di un tuo approccio autentico piuttosto che razionale. Ok, cos'altro? Guarda, latte e miele è un'altra carta di grande godimento e di riposo. Guarda, questa è la settimana in cui ti viene chiesto di godere. Di godere. Latte e miele è un'energia proprio di grande movimento, no? Scusami, l'opposto. Di grande godimento, ma di leggerezza. Di leggerezza, di godimento. Ti dicono, questa è la settimana in cui le circostanze che vivrai hanno bisogno della tua autenticità. Non metterti maschere e orpelli, non devi essere nessuno rispetto a quello che la tua natura selvaggia non vuole che tu sia. Mm. Godi in questa settimana perché le opportunità ci saranno, mi dicono queste carte. Godi di ogni singolo attimo. Sii presente da quando la mattina fai colazione, latte, biscotti, miele, qua c'è. Sii presente. Proprio come l'intro nel video che abbiamo fatto, no? La presenza, la calma, la quiete, la gentilezza. Questa è la settimana in cui ti viene chiesto questo. Sii più slow, ok? Più lasciati trasportare dalle dolci emozioni che vivrai in questa settimana in modo autentico, senza mettere maschere, perché avrai anche magari l'opportunità di avere a che fare con circostanze che davanti a te hanno delle maschere, circostanze o persone e questo richiede la tua autenticità, va bene? Questa carta però mi dice insieme a quest'altra che ci possono essere delle sorprese in questa settimana che tu non ti aspetti, perché con questa accoppiata, con questa tripletta qui, sorprese che tu non ti aspetti, sorprese che portano del godimento, d'accordo? Andiamo a vedere di che si tratta. Vediamo un po'. Ah, sai che voglio fare, ragazzi, visto che le sto vedendo qua, voglio mettere queste carte qua, che sembra non c'entrano niente, invece c'entrano, ovviamente, se mi viene da prenderle. Vediamo un po', sono le carte delle vite passate, però hanno dei riferimenti importanti. Non voglio parlare di vite passate, però hanno dei riferimenti importanti. Voglio vedere che altro ci dite rispetto a questi oracoli. Proprio perché mi è battuto l'occhio che stavano là, evidentemente devo prendere. Cos'altro ci dite di questa settimana? Figure autoritarie. Potreste avere a che fare con la giustizia in questa settimana? Situazioni che stavate aspettando da un po', situazioni con la giustizia o burocratiche, situazioni che non ti aspetti, che vanno a buon fine, mi dicono con latte e miele. Oppure puoi avere a che fare con una persona che è tutta maschera rispetto alla figura autoritaria che può presentarsi, no? Che richiede questa cosa la tua autenticità per vivere al meglio questa situazione. Cos'altro? Orfano. Mm, orfano. Alcuni di voi possono avere a che fare con delle figure autoritarie per l'affidamento dei figli. Se questo è il vostro caso, mi dice che qua va tutto bene. Va bene? Mi dicono che va tutto bene. Mi può far pensare anche questa carta di orfano in questa settimana che può darsi che abbiate a che fare con una persona che si sente sola, che maschera però figura autoritaria con questa carta qui, la reale essenza, va bene? Potreste avere a che fare con questo tipo di persona. Un'altra? Galassia, queste sono le stelle. Guarda, mi dice che questa è una settimana con la galassia in cui ti sentirai in contatto con tutto.
È come se ci fosse una sorta di eureka, una sorta di rivelazione che ti porterà a godere in questa settimana. Galassie sono proprio le stelle, ti sentirai in contatto col tutto, col tuo sé superiore, con l'universo. Sì. Ok, vediamo che ci raccontano i tarocchi. Vediamo un po'. In linea generale. Tre di bastoni. Eccolo, 7 di spade. Ti ho detto persone che indossano maschere, vedi? 7 di coppe. C'è una persona che ti può far pensare rispetto a dei suoi comportamenti, ti può far indurre in confusione. Una persona qui, 7 di spade, con dei suoi comportamenti ti può indurre in confusione. Però vedo che qua finisce bene. Vediamo un po', mettiamo le due altre. 10 di coppe. Assolutamente c'è la stella. C'è una persona che ti può far pensare con dei suoi comportamenti, un po' evasivi, un po'... non lo so. Tu saprai in questa settimana, poi mi dite come sempre. È una persona che o è nel contesto familiare, credo, 10 di coppe. Mm. Però con la stella mi dice questa è una persona che vuole sanare dei comportamenti che ha avuto con te. E all'interno della famiglia, o può essere una persona che tu reputi famiglia, insomma, vedete voi poi. Però mi dice con la galassia, latte e miele, quasi svela la vera faccia di qualcuno. Va bene? E di questo ne sarete contente, perché vedo un'energia di godimento qua, o contenti. Vediamo un po' energia positiva per te in questa settimana. La forza, sì. Io ti vedo molto determinata in questa settimana, avrai tanta forza, tanta energia, ti vedo voler affrontare qualsiasi cosa. C'è anche la voglia di recuperare un rapporto da parte di una persona qui, che ripeto fa parte all'interno della famiglia o quello che tu reputi famiglia, possono essere anche dei cari amici, ok? O una persona di interesse, fate voi. Mm. Vedo forza e determinazione. Qual è la carta negativa in questa settimana? L'asso di denari. Io non so se li date però subito una possibilità a questa persona. Che l'asso di denari è la possibilità in concreto, però sta al blocco. Forse la lasciate un po' decantare, però siete contente di una confessione. Mm, sì. Vediamo un po', perché il 7 di spade e il 7 di coppe? 4 di coppe, una persona che emotivamente ti lascia un po' con l'amaro in bocca. Mm. Non siete soddisfatti del comportamento di questa persona o non siete state soddisfatte. Per alcuni di voi sta succedendo adesso, per altre succederà in questa settimana. Sul 3 di bastoni, la ruota della fortuna. Mi dicono può stare a distanza questa persona e, e quindi per motivi di distanza possono crearsi un po' di fraintendimenti. Oppure voi non sapete se dare o meno la possibilità a questa persona. Lo saprete voi però in settimana poi, eh? Ok. Vediamo adesso un ultimo oracolo in linea generale per te. Mettiamoci le fate. Poi passiamo all'amore. Sicurezza di sé, vedi la forza, è ribadito più volte. Dice difendi quello in cui credi e di sì solo se ne sei convinto. Rispetto a quello che ci hanno detto, all'inizio non sei molto convinta di questo avvicinarsi di questa persona. Sei un po' demotivata, quindi ho demotivato. Infatti non so se gli dai subito questa opportunità. Ti dicono abbi sicurezza in te stessa e vedo che ce l'avrai questa sicurezza in te stessa o in te stesso, va bene? Rispetto alle questioni di cui abbiamo parlato, d'accordo? Ok ragazzi miei e ragazzi, adesso ci andiamo ad analizzare l'amore. Allora, andiamo a vedere l'amore sia che tu abbia una persona oppure che non ci sia nessuno. Vediamo cosa accade nell'amore in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto, eccolo qua, l'avevo messo da parte, il primo mazzo. Vediamo un po'. Situazione, carta guida per favore, carta guida nell'amore.
carta guida, 7 di spade di nuovo, l'avevamo prima. Allora, o c'è una persona di cui non ti fidi, va bene, o c'è una persona di cui non ti fidi, non ti stai fidando, oppure sei tu che hai comportamenti più evasivi rispetto alla relazione con l'altro o all'aprirti all'amore. Magari non ti fidi dell'altro a prescindere, quindi hai comportamenti un po' più evasivi, o stai avendo a che fare con una persona di cui non ti fidi o ti fa pensare. Qua c'è l'asso di bastoni però. Che viene dopo il 7 di spade? Aspetta, vediamo. 4 di coppe, sei insoddisfatta per dei comportamenti evasivi di qualcuno. Il 4 di coppe l'avevamo pure nell'altra stesa, Quindi qua abbiamo una situazione di o sei tu che rifugi dall'amore o da un'altra persona o dalle opzioni perché sei emotivamente un po' abbassata d'animo, ok? O non ti va di cogliere questa opportunità, sei tu che sei evasiva, però l'opportunità ci può essere in questa settimana, o sei insoddisfatta del comportamento di qualcuno che è un po' evasivo. Vediamo un po'. Qua c'è gli amanti, vedi come se dovessi fare una scelta. Vediamo. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il 1° marzo in amore, cosa succede in questa settimana? Amore, 1° marzo. 3 di denari, 2 di bastoni. Io qua vedo attesa. Vedo attesa o vedo non sai che decisione prendere rispetto a qualcuno, è possibile ci sia qualcuno a distanza. Vedo attesa rispetto all'amore. Per fare dei piani vedo un'attesa o ti vedo pensare. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora qua abbiamo 2 di bastoni, l'8 di denari, re di denari, l'asso di bastoni, 10 di bastoni. Qua più che l'amore mi stanno parlando di qualcuno che puoi essere tu o una persona di interesse se c'è, molto concentrata nel suo lavoro, denaro e responsabilità propria. Quindi qua mi dico una persona molto impegnata sul profilo lavorativo, che può essere a distanza o puoi essere tu questa energia qui, Ok, andiamo a vedere che cosa succede. Energia attuale nell'amore. Cavaliere di coppe. Qua abbiamo un cavaliere di coppe come energia del presente. Abbiamo un avanzamento d'amore, qualcuno che ti invita, qualcuno che si muove verso di te a livello amoroso. Assolutamente energia del presente. Se non c'è, è energia del presente. Aspettate qualche giorno che poi mi date conferma. Quindi avanzamento d'amore. Vediamo il positivo. 6 di coppe, assolutamente. Allora, qua assolutamente c'è una persona che vuole darti energia molto preziosa, vuole riconnettersi con te, vuole vivere con te dei bellissimi momenti. Al positivo 6 di coppia, energia molto bella, mi parla proprio di connessione preziosa. E qua abbiamo un movimento d'amore nei tuoi confronti. Vediamo il blocco qual è. 2 di spade, tu non sai cosa pensare però, che scelta fare, ti vedo un po' sovranalizzare le cose. Vediamo il passato. 10 di spade, ah ho capito perché, il matto. Allora, qua nel passato io vedo che per comportamenti inconsistenti di qualcuno hai chiuso una situazione, oppure si è rotto qualcosa tra te e una persona. Adesso vedo che può essere la stessa persona che vuole riconnettersi con te e fare pace e tu non sai cosa pensare, però vedo che può essere stata una persona che ha fatto andirivieni, ecco perché eri un po' insoddisfatta o insoddisfatto, mi spiego? Se invece non c'è nessuno, io vedo che qua c'è una persona, sei un po' sulle tue, non sai cosa pensare, però c'è una bella energia preziosa qui, Vediamo un po' che succede qui nei prossimi 5-7 giorni. E infatti abbiamo il 9 di coppe, l'imperatrice, l'8 di coppe, arriva un cambio, vediamo di che natura è. 6 di denari, ti dico questo, arriva questa, allora io qua vedo una persona che arriva a darti amore in questa settimana, tu non sai cosa pensare, tant'è che il 9 di coppe mi parla di un'energia tua, che sei tu che stai così,
energia tua che sta un po' sulle sue, è piena, io ti vedo bene, benissimo, splendente, soddisfatta delle tue cose, qualunque esse siano. Ti vedo soddisfatta, 9 di coppe, imperatrice, ti vedo molto soddisfatta di quello che accade nella tua vita in questa settimana, sotto tutti i punti di vista, perché il 9 di coppe mi parla di un'energia di realizzazione personale, l'imperatrice successo personale, va bene? Su più ambiti della tua vita. Quindi arriva questa persona in questa settimana, vuole riconnettersi con te, nonostante un po' di dubbi tuoi, io vedo che qua arriva un cambio emozionale, può essere un ritorno per alcune di voi, o un rientro per alcune, per altre una persona nuova. Io vedo che col 6 di denari ci si viene incontro, la voglia di intendersi, di venirsi incontro, di stare bene insieme, lo fai dall'alto del tuo piedistallo, va bene? Quindi per le ragazze e i ragazzi che hanno avuto una situazione di chiusura con una persona o di rottura per magari comportamenti un po' inconsistenti, o questa persona andava, veniva, non sapeva cosa voleva e quasi è chiusa una situazione, tant'è che stavi così, un po' insoddisfatto, insoddisfatto, questa persona vuole riagganciare con te, però questa volta vuole intendersi, tant'è che ti vede come imperatrice, davanti all'imperatrice ci si inchina, anche se sei uomo, eh? E vedo che sei soddisfatta di questa cosa, te la prendi a tuo modo, ok? E vedo che c'è un intendimento assolutamente. Per le ragazze single o i ragazzi single, voi vi mettete alle spalle una situazione difficile, cioè avete avuto una chiusura nel passato. Arriva questa persona, molte di voi la stanno già vivendo, vi vedo un po' ancora così, sulla difensiva, o siete evasive, un po' voi evasivi, però vedo che vi aprite a fine settimana perché vi vedo un po' sulle vostre, nonostante c'è questo cavaliere di coppe, c'è un 9 di coppe in mezzo, da parte tua stai un po' sulle tue, non gli fai tanto caso, però alla fine decidi di aprirti a questa persona e la voglia di intendersi, facciamo questo, che dici se facciamo quest'altro, ok? Allora, qua abbiamo forti segni di bilancia, toro, ascendente l'uno Venere in questi segni, e i segni d'acqua, e i segni ariete anche. Andiamo a vedere quindi Cavaliere di Coppe, energia attuale Cavaliere di Coppe, energia attuale Cavaliere di Coppe, Cavaliere di Coppe, il mondo, una nuova tappa, le comunicazioni su internet su internet con l'accento sono ben aspettate, mi parla anche di una distanza che una persona vuole accorciare, c'è una nuova tappa dell'amore per te, ok? Vediamo il 6 di coppe al positivo. 6 di spade, vedi avanzamento, una persona che si sposta verso di te, che viaggia verso di te. Vediamo il 2 di spade al blocco, è uscito da sola il giudizio. Allora, il giudizio al blocco del 2 di spade mi dice che tu non sai bene che decisione prendere inizialmente. Vediamo perché il 2 di spade di nuovo. La forza. È come se all'inizio fossi un po' demotivato o demotivato, ma poi ti lasci andare, vedo qui. Ok, vediamo il matto e il 10 di spade nel passato. 7 di denari, qua c'è stata un'attesa che ha portato a una rottura, una chiusura. Magari avete atteso una persona che non sapeva se andava, se veniva. Vediamo il matto, 10 di spade di nuovo. Il 2 di bastoni, vedi l'avamo qua il 2 di bastoni, Quindi avete atteso una persona che non sapevate se andava, se veniva, avete avuto pazienza, vi siete stancate o stancati. Oppure qua stavate attendendo l'amore, diciamo che arriva questa persona, vi vede un po' così e poi vi aprite. Vediamo il 9 di coppe, 9 di coppe, prossimo futuro. Vedi 4 di spade, all'inizio non gli fate tanto caso a questa persona. All'inizio non gli fate tanto caso, però poi sì, vediamo l'imperatrice a 10 di coppe. Qua c'è una persona che vuole tutto con te, te lo dico, te lo sottoscrivo, Vediamo l'8 di coppe, paggio di spade, vedi ti vedo un po' sulla difensiva, però poi ti lascia andare qua, il 6 di denari mi parla di intendimento, perché questa persona ti chiede qualcosa, vedi paggio di denari, però tu stai un po' sulla difensiva. Vediamo un po', 6 di denari, re di spade, sì, qua c'è una persona che vuole parlare per chiarire.
ha la mente chiara, lucida come da buon re di spade per mettersi d'accordo, per chiarire, per parlare. Ed è anche una persona che non si arrende facilmente. E se è un re di spade, ha chiaro quello che vuole, intendersi con te, mettere equilibrio laddove c'è da mettere equilibrio. Guarda, il 2 di coppe, assolutamente, 3 di coppe, riconciliazione, oppure non si arrende se è una persona nuova, d'accordo? Vediamo adesso cosa ti dirà questa persona. Qual è l'energia quindi di questo re di spade nei tuoi confronti? Quanto manca alla vetta? Tu sali e non pensarci. Quindi, nonostante tu all'inizio stai un po' sulle tue, questa persona non si arrende. Tu sali e non pensarci. Quanto manca alla vetta per conquistare l'imperatrice? Non mi interessa. Io salgo, vado, faccio, non ci penso. Mettiamone un'altra. E beh, ti amo. Beh, c'era il 2 di coppe qua, va bene? Ok. Allora, ragazze mie, ragazzi, qua abbiamo anche il segno dell'acquario, gemelli, bilancia, di nuovo l'acquario, il leone, che può essere ascendente o tuo della persona, luna o venere. Ok. Vediamo l'ultima carta dei Rider Waite, cosa ti dice? 8 di spade, vedi, ti vedo un po' bloccata o bloccato mentalmente inizialmente, non sai che fare, sapete le spade sono blocchi mentali, lo dicevano anche qui, sei un po' demotivata, non sai che decisioni prendere, questo per i primi giorni, perché qua poi vede questa persona non si arrende. Vediamo un po' perché l'8 di spade, paggio di coppe, sei un po', non sai che pensare rispetto a questa dichiarazione, rispetto a questo invito, però siccome il fante di coppe è uscito anche dopo, io vedo che col 6 denari poi piano piano ti lascia andare, vedi? Gli amanti, vuole darti amore questa persona, vuole far funzionare le cose, 8 i denari e gli amanti, d'accordo? Ok. Vediamo cos'altro ti dice l'oracolo. Orfani, in... Eh sì, messaggio in una bottiglia. Qua c'è una persona che si sente sola senza di te, orfani, oppure puoi essere tu che stai da sola da un po', o da solo. In è la carta del fluire, no? Tu non devi fare niente se non fluire. E messaggio in una bottiglia mi confermano che ricevi dei messaggi, dei movimenti che ti vedono piano piano poi aprirti, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo, andiamo a vedere a livello generale cosa accade in questa settimana e poi ci andiamo ad analizzare l'amore. Allora, partiamo dalla parte oracolare. Vediamo un po' cosa ci dicono gli oracoli dal 10 al 16 giugno. Vediamo. Vediamo un po'. Un aiuto. Qua abbiamo qualcuno che ti aiuta in questa settimana. Può essere un amico, un'amica, una persona che ti dà una mano, ti sostiene in qualcosa. Può essere chiunque, vedo una persona che ti sostiene, ti aiuta in qualcosa. Cos'altro in questa settimana? Potere superiore. Qua arriva una persona che ti aiuta per volere divino. Arriva una persona che ti aiuta ad andare incontro a una situazione o che ti dà una mano. Potere superiore per risolvere qualcosa che ha a che fare con qualcosa di più grande, che magari non riesci a vedere come risolvere qualcosa. Sì, qualcuno che ti aiuta. Cos'altro? Sì, allora qua c'è caos e contrasto, allora, ci possono essere in questa settimana delle situazioni un po' di caos, di contrasto dovute al karma, ok, di qualsiasi natura, però c'è una persona che ti aiuta, ti dà dei consigli, ti supporta rispetto a una situazione di caos o di contrasto voluto dal karma, il potere superiore è il karma, sono le idee, gli dei, sapete già come si accolgono, riguardatevi il video magia pratica, ragazze e miei ragazzi, imparatelo a memoria e c'è qualcuno che ti aiuta. Sia ci può essere un po' di caos, un po' di contrasto, adesso vediamo, lo vediamo con i tarocchi per una questione,
è anche voluta dal karma, quindi da una divinità, da un dio, da una forza, e anche la stessa persona che ti aiuta è voluta dallo stesso karma. Ok, per farti superare, per farti prendere consapevolezza, mi dicono. Vediamo un po' cosa ci aggiungono. Mettiamo le carte che ho usato nella prima variante, quelle delle vite passate, però danno informazioni al di là delle vite passate. Vediamo un po' con che energia ha a che fare in questa settimana. Atlantide. Ah, è un karma che ci portiamo da Atlantide. Mm. Allora, qua ci sono due delfini, ragazze e ragazzi, va bene? Qua c'è un aiuto che ti viene da una persona con cui sei stata in grande risonanza già ai tempi di Atlantide. E questa persona arriva per supportarti in un karma che deve essere debellato, in cui tu prendi coscienza e consapevolezza. Ok, bello, bella questa cosa. Cos'altro? Alberi. Alberi. Allora, ragazze, ragazzi, in questa settimana fate attenzione, fate un po' di contemplazione con gli alberi. Perché vi dico questo? Perché gli alberi portano in sé la memoria di Atlantide e ti fanno sentire l'amore condiviso. Gli alberi sono i grandi spiriti, ci sono degli spiriti negli alberi, no? I guardiani degli alberi che ti supporteranno in questa settimana a farti sentire il radicamento di qualcosa di universale. Fate un po' di contemplazione sugli alberi, cioè per esempio mettetevi a guardare un albero, non pensate, guardate la corteccia, osservate, quando arriva un pensiero rifocalizzate l'attenzione sull'albero, va bene? Sono pratiche che fanno fare le grandi scuole iniziatiche, ma anche Steiner lo dice spesso, perché qua c'è qualcosa che ha a che fare con un karma che viene estinto in questa settimana e che ti darà un radicamento maggiore. Mhm. Vediamo un po' ancora. Reclusione o schiavitù? Ok, ho capito. Ho capito perfettamente. Allora, ragazze, qua in questa settimana ci sarà una persona che ti aiuta, va bene? Che ha fatto parte della tua famiglia animica già da Atlantide. Ci sono due delfini. Ok. Perché vi dico di stare con gli alberi? Perché vi danno il radicamento, vi danno maggiore radicamento. Qua c'è reclusione o schiavitù. Allora, il senso di sentirsi schiavi o reclusi. Questo è il karma di questa settimana. Per ognuna di voi si manifesterà in modo diverso. La sensazione di essere schiavi o reclusi, di impossibilitati ad agire in qualche circostanza della vostra vita. È un karma che viene per essere estinto una volta per tutte, che ci portiamo dai tempi di Atlantide. Ok. Noi perché ci sentiamo vittime? È possibile che ci sentiamo vittime degli eventi in questa settimana. Come vi sto insegnando sempre, qua noi stiamo a fare karma clean, vi ricordate? Ok, per eludere il karma e fermare i eventi del karma. Cos'è che ci rende schiavi? Cos'è che ci fa sentire vittime? La mente razionale. Se noi giudichiamo l'evento che ci capita come questo è sbagliato, questo è giusto, secondo una morale di questo secolo che ci vuole manipolabili, prevedibili e misurabili, quindi se noi giudichiamo negativa una situazione secondo questo modello parametro di riferimento che abbiamo, allora ci sentiamo schiavi, reclusi, vittime. Quindi ci sarà qua una persona che ti aiuta a farti fare un salto di coscienza. Io ti dico anche un'altra cosa. Per alcuni di voi non è una persona in sé, seppur si può manifestare. Per alcuni di voi è proprio l'informazione che ti arriva dagli alberi, dagli spiriti degli alberi. Va bene? Che ti fa sentire la connessione con il potere che avevi ad Atlantide. Che ti permette di non sentirti vittima dell'evento, della forza che ti accende l'evento, ma piuttosto di allearti adesso, come vi ho insegnato sul video, magia pratica. Va bene? Ok.
Va bene, ok. E quindi spaziamo via karma. Ok, stiamo qua apposta. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi in merito a questo. Ricordiamo che la mente mente, il cuore sa. L'approccio iperrazionalistico deve essere bandito, ma si deve andare verso qualcosa di più ampio e la natura, la contemplazione della natura ti fa vedere che c'è oltre, ti fa sviluppare la sovramente o mente poetica. Ok, vediamo un po' a livello generale. Cosa accade in questa settimana? Eccola qua, la bella regina di spade. Ok, 4 di spade. Sì, l'eremita. Mi dicono chiaramente che questa è una settimana in cui tu andrai con prudenza in delle cose. Ci sono delle situazioni su cui stai sulla difensiva, con cui ti approccerai con prudenza. C'è possibile che ci sia silenzio tra te e una persona, che tu hai del rancore con qualcuno, può essere di qualsiasi natura. Mi dicono comunque sia sostanzialmente che è una settimana in cui ti troverai ad avere a che fare con una certa prudenza in delle situazioni che ti vedono sulla difensiva, possono essere di qualsiasi natura. Ok, vediamo un po' cos'altro ci dicono. 9 di coppe. Ullala, 8 di bastoni, però cambia tutto. Allora, molti di voi stanno vivendo una situazione in cui le vedo sulla difensiva, situazioni che non avanzano o comunicazioni che non ci sono, che riguardano il tuo benessere personale. Questa settimana arrivano comunicazioni che hanno a che fare con qualcosa che tu volevi. Va bene? Comunicazioni con qualcosa che tu volevi, di cui stavi chiedendo, dove c'era silenzio o ci andavi cauta, oppure qualcuno che non ti parlava andava cauto, ti parla e questo ti porta della soddisfazione. Oppure qua ci sono situazioni che erano ferme, che ti vedevano un po' sulla difensiva, andarci prudente, che si sbloccano. Va bene? Di qualsiasi natura. Vediamo un po'. Energia positiva per te in questa settimana. Il matto, un nuovo cammino per te. Ti lanci verso la vita, ti lanci verso il nuovo, contenta, contento, felice. Un nuovo cammino per te. Il matto, si riparte da zero. 9 di denari, vedi, ti vedo contenta, anche comunicazioni di lavoro, mi dice. O comunicazioni che ti vedono stare bene a livello psicofisico, dopo che abbiamo avuto un momento un po' più di introspezione, un po' più di convalescenza emozionale. Ok. Vediamo il lato negativo qual è. L'imperatore, forse vorresti avere più cose sotto controllo, più cose sistemate, però diciamo che le cose avvengono a poco a poco. L'imperatore parla di avere tutto sotto controllo, tutto sistemato, però ci sono cose che non possono essere tutte sistemate tutte una volta, no? C'è un certo karma da eludere, quindi piano piano si fanno le cose. Quindi se magari delle situazioni si sbloccano che ti vedevano un po' contrariata o contrariato o un po' più prudente sulla difensiva, vuoi sistemare più cose, ok, delle cose si sbloccano, comunicazioni che ti portano soddisfazione, magari non tutto come lo vorresti tu, cioè si sbloccano come lo vuoi tu, ma non tutte le situazioni, vorresti avere più cose sotto controllo, ma ricordiamo che il controllo è la mente, affidati al sé superiore, ti dicono le carte. Fai come l'eremita, fai introspezione e affidati al sé superiore, perché le cose si sistemano da sole. Va bene? Come arriva il karma, tu prendi coscienza e consapevolezza, si sistemano da sole. Ok? Vediamo un po' cosa ci dice l'altro oracolo delle fate. Riconosci i tuoi veri sentimenti, vedi, vai nel profondo e riconosci il fatto che non possiamo avere tutto sotto controllo. Il controllo del mentale, il mentale vuole l'analisi, il controllo e ti fa perdere la parte animica, la parte spirituale, l'ombra, quello che non si vede. Affidati a ciò che non si vede. Affidati alla mancanza di controllo. Riconosci i tuoi veri sentimenti. I sentimenti hanno a che fare con l'amore. L'amore è la fede, affidarsi a ciò che accade. Va bene? Dice sii sincero con te stesso, solo tu sai cosa desideri davvero. Mettiamone un'altra. Inverno.
Le risposte alle tue preghiere, alle tue affermazioni si realizzeranno pienamente nei mesi invernali. Allora, qua si sbloccano delle questioni, altre questioni riguardanti altri ambiti mi dicono, mi danno una sezione temporale durante l'inverno, si sbloccheranno pienamente nell'inverno. Mi parlano di situazioni di casa, di stabilità, di denaro, lavoro in modo completo. Già in questa settimana avete un nuovo cammino. E poi in inverno si svilupperanno altre cose. Vediamo, mettiamone un'altra. Vedi appunto, sii paziente, ce lo vogliono ridire. Sii paziente, quello che chiedi sta per realizzarsi, abbi pazienza perché prima ci sono fattori invisibili, questo karma qui, che devono verificarsi, quindi un po' di pazienza sulle altre questioni, però alcune si sbloccano e ti rendono felice in questa settimana, ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, rispetto all'amore, sia che tu abbia una persona in mente, sia che non ci sia ancora nessuno, andiamo a vedere cosa accade in questa settimana, dal 10 al 16 giugno. Ci mettiamo prima di tutto una carta guida. Carta guida sull'amore. Il Papa. Allora, qua ti vedo molto responsabile e anche molto esigente rispetto all'amore. Vedo, questa è l'energia del Papa di una persona che ha delle responsabilità importanti. Puoi essere tu o una persona tua di interesse con la quale stai connettendo, altrimenti sei tu che hai le idee molto chiare e sei anche molto esigente in amore. Vediamo un po' la luna. Io qua ti vedo, se sei single per esempio, una persona molto esigente e hai delle responsabilità da portare avanti in questa settimana che ti possono dare un po' di preoccupazioni, però stai andando dritta al tuo obiettivo e dritto al tuo obiettivo con grande efficienza. Cosa viene dopo il Papa? Sì, qua abbiamo l'eremita. Io vedo che nell'amore vai molto prudente perché hai diciamo, un ideale abbastanza alto. Ti vedo andare prudente in amore. O qua puoi star connettendo con una persona che ha delle responsabilità importanti e la comunicazione può essere criptica, oppure una persona che non ti sta parlando ma che ti pensa oltremodo. Vedi gli amanti, una persona che magari non si decide ancora a dare il passo. Vediamo un po', forte il segno del toro, ariete, scusami, toro, vergine e gemelli. Vediamo un po'. O tu sei molto esigente, la tua persona di interesse ci va cauta, magari tu vuoi qualcosa in più, la tua persona di interesse ci va cauta. O comunque, vediamo un po'. Amore, per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo marzo, settimana che va dal 10 al 16 giugno. Ma qua cambiano le cose. 6 denari, 6 di coppe. Mi dice che c'è una bellissima energia di intendimento, energia preziosa condivisa in amore. C'è la voglia di condividersi, di stare insieme. Mi parla di un'energia bellissima di 6-6 è l'equilibrio, no? Se la persona era un po' più prudente, ci andava piano, io qua vedo che c'è una bellissima energia di equilibrio. Oppure qua mi può parlare di una persona nuova. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura, passata, futura, conclusione di energia futura. Qua abbiamo un bellissimo 6 di coppe, 10 di bastoni, eh sì, 4 di spade, regina di spade, il matto. Guarda, mi dice che l'amore era sostanzialmente fermo, non avanzava. Appunto, è saltata. Era sostanzialmente fermo, non avanzava, regina di spade, 4 di spade, la situazione non avanzava, era pesante. Però qua arriva un 6 di coppe. O una persona, come ti stavo dicendo, ti pensa tantissimo, non arrivava ancora a dare il passo e ti contatta. Oppure qua arriva una persona nuova con la quale tu sei prudente. Forte energia dell'Acquario, Gemelli, Bilancia e Ariete. Vediamo un po'. Energia attuale in amore? 2 di spade. Infatti ti vedo che non saper cosa pensare rispetto all'amore o rispetto a una connessione o rispetto proprio all'amore in genere, no? Ti vedo un po' non saper cosa pensare. Vediamo al positivo.
7 di denari al positivo mi dice che la tua attesa verrà ripagata. 7 denari è una carta che mi parla di attesa e al tuo positivo mi dice che l'attesa ne vale la pena. Vediamo il blocco. Blocco 6 di spade, la situazione non avanza in amore attualmente. Passato un'attesa, di nuovo 2 di bastoni, 10 di spade. Qua si è chiusa una tappa con qualcuno o c'è stata una rottura, 10 di spade, un'attesa da parte tua o una persona a distanza, la situazione non avanzava, tu non sai adesso cosa pensare. O hai conosciuto una persona a distanza, non sai cosa pensare adesso, o stai aspettando. Vediamo che succede qua, prossimi 5-7 giorni, amore. 7 di coppe, la morte e gli amanti. Là! Arriva un cambio radicale. Arriva un cambio radicale. Qua vedo tutta energia di fermo, di attesa, di dubbi, eccetera. Qua arriva un cambio radicale, arriva la morte, che si mette alle spalle i dubbi del 7 di coppe, e gli amanti, arriva l'amore per te. Bisogna attendere un pochino qua, mi dicono, magari all'inizio della prossima settimana. Assolutamente sì, per alcuni di voi è una persona che vi ricontatta, che stava lontana, la situazione non avanzava, voi non sapete cosa pensare, poi arriva un cambio e questa persona vi ricontatta. L'attesa ne vale la pena. Per le ragazze singole invece io vedo che siete molto concentrate sulle vostre responsabilità. Avete più cose da fare, vi concentrate su altro con il Papa, siete anche molto esigenti. Per alcuni di voi c'è una persona che vi osserva alla distanza e vi pensa molto. Per altre invece vedo che potete avere delle opzioni in questa settimana per le ragazze single. E qua con la morte, grazie a ci sono queste opzioni, c'è un po' da attendere da parte tua, al positivo e l'attesa, e poi arriva un cambio che mi parla d'amore. Chi viene dopo gli amanti? Assolutamente, la stella, tre arcani maggiori, ecco perché mi mettevano questa attesa, ne vale la pena. Qua c'è una persona mandata dal destino che ti darà tutto in amore, tutto. Gli amanti e la stella è tutto. Cambio radicale da che hai avuto una situazione complicata. Questa cosa non te la vedi arrivare per niente. Cambio radicale, siamo poi nella tappa di giugno, quindi nella tappa dei gemelli, e questi diamanti sono proprio i gemelli. È proprio adesso che si verifica questa cosa, mi spiego? Ok. Qua abbiamo forti segni dello Scorpione, Gemelli, Acquario, Toro, Vergine, o ascendente o Luna o Venere. Caspita, vediamo un po', facciamoci le specifiche. Perché il 2 di spade? Soprattutto per qua che state molto nella vostra mente, una situazione non avanza, ho atteso tanto, anche stanchezza, sono molto esigente, mi dedico alle mie cose nel frattempo. Qua di punto in bianco appare un 7 di coppe, per le ragazze singole appaiono delle opzioni e qua viene un cambio radicale, qua una di queste opzioni è proprio un amore destinato, oppure è una persona che già conosci. Vediamo, 2 di spade. Energia attuale, 2 di spade, paggio di bastoni. Per alcuni di voi stanno già vivendo questa comunicazione da parte di questa persona, non sapete ancora cosa pensare. Per altre invece non ve la vedete arrivare, avete gli occhi bendati, c'è una comunicazione già che gravita nella vostra energia del presente. Una persona col paggio di bastoni molto interessata a te, che tu stai valutando, valuterai. Vediamo il 7 di denari al positivo. 5 di coppe, qua c'è un'attesa che ne vale la pena, che se stavi con un abbassamento d'animo del 5 di coppe, no? Sensazione di perdita, di abbandono, non ci sarà più nei prossimi giorni. L'attesa ne vale la pena, mi dicono. 6 di spade, il blocco. Il 3 di coppe, vedi? Non senti allegria, non senti entusiasmo attualmente.
o una persona non ti ha preso seriamente e quindi tu adesso sei molto esigente, quindi la situazione non avanzava perché non ti ha preso seriamente e quindi si è messo un blocco, o comunque non hai entusiasmo magari di far avanzare le cose con questa persona che stai conoscendo adesso, o appena arriva, ecco perché ti vedo un po' confusa, un po' confuso, però l'attesa ne vale la pena. Vediamo il 10 di spade e 2 di bastoni. La papessa, vedi qua c'è silenzio, con una persona c'è stato rottura e silenzio, 10 di spade, 2 di bastoni, regina di bastoni. Io qua credo che tu hai avuto una chiusura con qualcuno nel recente passato, possono essere settimane o mesi, ok? E hai ripreso il tuo potere personale. La papessa mi parla di un grande potere personale, avete lavorato tanto a livello spirituale, su voi stesse, vi siete riprese in mano il potere, regina di bastoni, anche se sei uomo, eh? Vi vedo avere più situazioni sotto controllo, nel senso sotto controllo nel senso più alto del termine. Sì, e qua cavaliere di denari, probabilmente qua c'è una persona a distanza per lavoro, comunque a distanza la situazione andava lenta, voi avete deciso di chiudere perché siete molto esigenti. È pur vero anche che con questa persona c'è stata una grande lezione spirituale, o è in corso questa lezione spirituale perché abbiamo papa e papessa, laddove c'è una lezione spirituale karmica da apprendere, che vi doveva ridare in mano il vostro potere personale. Vediamo un po' questo 7 di coppe. 7 di coppe, quindi prossimo futuro, 7 di coppe, 9 di coppe, sì, ti vedo proprio stare bene, avendo delle opzioni, oppure ti vedo stare bene con le cose che hai a che fare, con le cose con cui hai da fare. Vediamo, quindi l'energia del 5 di coppe, che già il positivo mi dice che l'energia di abbassamento d'animo si toglie. La morte, wow, l'imperatrice. L'imperatrice, arriva un cambio radicale per te, che mi parla di successo pieno. Qua abbiamo l'asso di spade, comunicazioni che ti fanno proprio contenta, vedi? Comunicazioni che erano lente ad arrivare o chiarimenti, oppure ti vedo proprio contenta di avere delle opzioni, cioè ti vedo proprio felice. Vediamo questi amanti. La regina di spade. Qua c'è una persona a cui tu farai lo scanner. C'è questa persona a cui tu farai lo scanner, prima di dire sì. Vediamo un po' la stella. 9 di spade, perché ti vedo preoccupata? Qua c'è una persona che vuole darti tutto, amore, realizzazione di un sogno, però vedo a te sulla difensiva. Perché? Perché? Fammi vedere un'altra energia della stella. L'asso dei denari, mi confermano che qua c'è una persona che ti vuole dare tutto. Però sei tu che sei un po' preoccupata, stai sulla difensiva o preoccupato. Sai perché? Perché secondo me non te lo vedi arrivare così a bomba. Imperatrice, amanti, stella. Qua ti vedo con il 2 di spade, no? E quindi è un po' cauta, ci vai cauta o cauto. Sei molto esigente. C'è una persona che ti dà tutto e tu dici, e adesso che faccio? Cioè, come per dire, essendo già molto esigente tu, e qua arriva quello che tu vuoi. Però ti vedo dice, oh, e adesso che faccio? Cioè, come se fossi ehm, preoccupata del fatto che si realizza la tua esigenza. Mi spiego? Mm. E vabbè, ragazze, ragazzi, godetevela, no? Cioè, infatti l'attesa, il 7 denari mi dice che magari non vuoi più soffrire, eccetera, ma qua perché arriva magari forte questa cosa. E l'attesa verrà ripagata, te l'avevo già detto prima, ok? Forse siete preoccupate, gli fate lo scanner perché è una persona con la quale già avete avuto qualcosa? Quindi gli fate lo scanner, non lo so, poi me lo farete sapere comunque. Ok ragazze, godetevela, no? Vabbè, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra.
Questa è una persona che si dà conto delle vostre diversità, che sono come lo yin e lo yang, no? Il simbolino, dentro il bianco è contenuto il nero è contenuto il bianco, completamente diversi, opposti e complementari. E quindi questa persona si dà conto che le vostre diversità sono un arricchimento e non una diminuzione. Siamo fatti l'uno per l'altra, perché arriva sparato questo, ok, o questa signorina. Ma vediamo che carta è uscita. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Infatti questa è la tua attesa, no? Questa persona dice non smettere di cercarmi, mi troverai da qualche parte ad aspettarti, perché questa persona va a tutto gas. E quindi ti prendi tu i tuoi tempi, d'accordo? Vediamo cos'altro ti dice. Che è geloso di te. Sono geloso di te. O sarà geloso di te. Poi ragazzi miei vedete voi, eh? Ok, ragazzi. Vediamo cosa dice l'ultima carta dei Rider-Waite. Il sole, alla fine nasce il sole. Alla fine guardate quanti arcani maggiori e quando escono tanti arcani maggiori significa che è una svolta decisiva. Il sole mi parla di allegria, di felicità, ma lo dicevano anche qui, nonostante un po' di tue resistenze, un po' di scanner, alla fine qua c'è il sole, felicità. 4 di bastoni, incontro, felicità, condivisione di un'energia preziosa, lo diceva anche il taglio, eh. E quindi ragazze mie e ragazzi, godetevela, le paure fanno parte della mente razionale, godetevela, apritevi, siate folli come vi ho detto nel video magia pratica. Vediamo ancora cosa dice l'oracolo. Un bivio, vedi la tua scelta qua. Flessibilità. E beh sì, alla fine sì. Felicità, il sole è felicità, quindi qua ti troverai a fare una scelta. Flessibilità, cioè proprio cambiare prospettiva, un po' come l'appeso questa, no? Però si rende più flessibile e poi ti vedo proprio felice. Quindi ragazze mie e ragazzi, come ci hanno detto le carte, come vi ho detto pure io, godetevela questa settimana. Io concludo qui, vi stringo forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante, il terzo mazzo. Andiamo a vedere questa settimana da quali eventi è contraddistinta e come adoperarci al meglio verso il massimo successo. Quindi analizziamo prima la parte generale, vediamo cosa può accadere in più ambiti della tua vita, dove ci punteranno l'attenzione e poi analizziamo l'amore. Allora, partiamo dagli oracoli. Vediamo un po' questa settimana. Cosa arriva in questa settimana? Dal 10 al 16 giugno. Dal 10 al 16 giugno. Vediamo. Tra due mondi. Potete avere dei dubbi su qualcosa o è come se a livello emozionale state passando da un mondo grigio a un mondo a colori, no? Si prefigura questa situazione un po' piatta, un po' grigia, a qualcosa di colorato, di nuovo rispetto a una situazione un po' più grigia, un po' di apatia emozionale, quindi c'è un passaggio da un mondo grigio a un mondo a colori. Ok, vediamo un po'. Ancora? Sì, qua ti vedo fare pulizia. Allora, se vari sono gli ambiti, no? Diciamo che a livello generale io qua vedo una situazione in questa settimana che si passa da un mondo grigio, cioè da una situazione un po' piatta, un po' non saper cosa pensare, un po' di dubbi su vari aspetti, a una situazione più limpida, ripulire, più colorata, vi vedo fare pulizia, anche fare pulizie proprio in casa, o le avete già fatte, ne state traendo già benefici, pulire anche la macchina, non lo so. Vi vedo fare, sapete, l'arte del Feng Shui, pulisci fuori, pulito dentro, cioè è tutto uno specchio, no? E quindi ti vedo passare da una situazione un po' più grigia a un mondo più colorato, più pulito, dove respirerai aria pulita. Cos'altro? Sì, ti vedo finalmente fluire alle tue emozioni, ti vedo più fluida con le tue emozioni, la carta in. Ti vedo ricevere doni, ricevere energia positiva, ricevere doni da parte dell'universo in qualità proprio di vedere il miracolo della vita che si palesa davanti ai tuoi occhi. Ti vedo ricevere in questa settimana, ricevere energia pulita. Quindi passiamo dalla settimana scorsa, magari avevamo dei dubbi su qualcosa, oppure una situazione un po' più di apatia, no? A livello anche psicosomatico, a una situazione di si pulisce, si pulisce.
nella carta del riposo emozionale, del ricevere senza fare sforzi oltremodo. Ti vedo rilassata, rilassato, godendo appieno dei frutti del miracolo della vita che si palesa davanti ai tuoi occhi in questi giorni, eh? Ti vedo anche ricevere dei doni. Vediamo un po', mettiamoci come ho fatto nelle altre varianti queste carte. Dove stanno le carte qui? Che sono le carte delle vite passate, però non c'entra la vita passata in questo caso, perché danno informazioni, parole chiave. Vediamo un po', le utilizziamo in questo senso. Cos'altro in questa settimana? Spiritualità e religione, ti vedo molto connessa con la parte spirituale, con l'anima in questa settimana, e ti viene anche chiesto di connetterti con il tuo sé superiore. Riguardatemi i miei video, ragazze mie, del sé superiore, l'alchimia superior, riguardate il video magia pratica dove vi faccio l'arte di poter evocare le forze della natura affinché tu possa entrare dentro all'emozione e guadagnarti il favore del Dio. È molto connessa a a questo tuo modus operandi, ti vedo in questa settimana. Cos'altro? Marito e moglie. Molti di voi sono in relazione con una persona e magari avete avuto delle questioni riguardanti dei dubbi su questa persona. E io qua vedo che magari se eravate tese o avevate intenzione, qua avviene un nuovo inizio, una pulizia e tu ricevi quello che stavi chiedendo da questa persona. O molti di voi stanno riflettendo su che cos'è un rapporto di coppia vero, che ha a che fare con la connessione con la parte spirituale e quindi senza avere pretese di ordine razionale, iperrazionale, mentale. È come se steste facendo, grazie al lavoro che fate spirituale in questa settimana e che avete già fatto, come se state godendo dei frutti del lavoro spirituale che avete fatto in relazione alla connessione con l'altro. E vi vedo fluire finalmente, vi vedo serene o sereni. Sì, molti di voi si sono separate o si stanno separando e vedo un'energia che fluisce, non di tensione. Mi spiego cos'altro? La salute. Alcuni di voi hanno avuto un momento un po' particolare riguardante la salute, quindi ecco perché usciva questa carta. Magari avete somatizzato qualcosa inerente al vostro femminile che non volevamo accettare, ok? Vedo che si riprende la salute in questa settimana. Ci sarà una ripresa della salute a tutto tondo, perché la carta Yin mi parla del fluire, far fluire le proprie emozioni. Quando le emozioni stagnano o non le vogliamo ascoltare, i chakra si bloccano e gli organi corrispondenti a quei chakra iniziano a soffrirne. E quindi è possibile che abbiamo avuto nei giorni precedenti una situazione di questa natura. A livello di salute vedo che fluiscono nuovamente le emozioni e quindi anche i chakra stagnanti, e ci sarà una situazione di serenità, di ripresa delle forze, ma non ripresa delle forze con la carta Yang. È una sorta di godimento dopo aver lavorato abbondantemente sulle proprie emozioni, cioè godere di quella sensazione di rinascita, ok? Che non è mi faccio i 100 metri, ok? No, è più che altro mi prendo il sole, mi bevo un succo di frutta al sole, cioè un godere in questo senso, sì. Molti di voi hanno somatizzato per quanto riguarda la parte emozionale, marito e moglie, no? E la relazione con l'altro, e stanno in questa settimana vedo che proprio fluisce nuovamente l'emozione, una situazione più fresca, più rilassata. Ok. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del terzo mazzo, cosa accade quindi in questa settimana? Paggio di denari. Vedo comunicazioni in questa settimana di natura lavorativa. Natura lavorativa, nuovi denari, vedo molto bene, vedo nuovi incontri e inizi sul piano lavorativo, vedo appagamento sul profilo lavorativo, nuovi denari.
Sette di coppe, sì, assolutamente sì. Ah, guarda, vi vedo molto indaffarate su più ambiti, oppure avete tanto lavoro da fare che svolgerete egregiamente. Vi vedo soddisfatta a livello economico, comunicazioni sul piano lavorativo che ti portano sia soddisfazioni e ti portano anche nuovi progetti o nuove cose da fare. Magari non saprai da dove iniziare perché ti vedo ripresa di energia e non saprai da dove iniziare rispetto a quello che ti viene detto sul piano lavorativo. Sì, vediamo un po' cos'altro. Due altre. 8 di coppe. Cavaliere di bastoni. Arriva anche una persona. Sul profilo emozionale. L'amore lo analizziamo dopo, però sul profilo emozionale. Una persona all'improvviso arriva, mi dicono, Cavaliere di bastoni, arriva un cambio emozionale per te, può essere una persona nuova anche dal punto di vista sentimentale, o può essere la comunicazione di qualcuno dal punto di vista emozionale o sentimentale, che ti può creare un po' di dubbi, oppure tu puoi avere delle opzioni in ambito sentimentale, c'è una persona che insiste, fatto sta che a livello emozionale qualcosa cambia. Se per esempio eri singolo, stavi da sola, la cosa era un po' più piatta, risveglia la passione. O per le ragazze singolo che non c'era nessuno, arriva una persona, si sveglia anche la parte passionale. Come ti ho detto qua, i chakra, la salute riprende, no? E quindi anche la parte passionale si riaccende. Vediamo un po' energia positiva per te in questa settimana. Regina di coppe, energia positiva, guarda un po' come la carta in. Io vedo che fluisci proprio le tue emozioni. Sul piano lavorativo ti dico una cosa bellissima, avrai delle intuizioni creative che ti vedono impegnata e soddisfatta sul piano lavorativo, intuizioni creative. A livello sentimentale io vedo che tu fluisci qua, te la prendi con calma rispetto a questa persona. Sì, te la prendi un po' con calma, vedi un po' che succede, vediamo un po'. Carta negativa in questa settimana e il re di bastoni. Allora, arriva questa persona, è possibile che il carattere di questa persona sia un po' particolare e quindi non te l'ha fatta facile in tempi addietro o nei tempi recenti. Diciamo che te la prendi con calma, è possibile che entra questa persona, può essere chiunque, ripeto, a livello emozionale chiunque, sentimentale, ma non andiamo a vedere. C'è un cambio a livello sentimentale o emozionale. Questa è una persona che a livello caratteriale forse non siete un po' in dissonanza. Vediamo perché il re di bastoni al blocco. 6 di coppe. Ci sono un po' di ricordi negativi con questa persona. È come se alcuni di voi si prendono un po' di tempo prima di accettare una proposta o rispondere a un messaggio. 6 di coppe al blocco. Oppure può essere una persona nuova, cavallo di bastoni, e voi ve la prendete un po' con calma perché avete lasciato una persona precedente, mi spiego? E quindi c'è il passato, il 6 di coppe con questa persona che vi tiene un po' giù. Però vedo che con la regina di... ma giù non in senso negativo, è relativo perché io qua vedo che fluite le vostre emozioni. Potete avere un po' di dubbi se avere questo nuovo inizio con questa persona nuova oppure no. Va bene? Vediamo un po'. Comunque andiamo ad analizzarla poi l'amore. Vediamo un po' cosa ti dice l'ultimo oracolo delle fate. Va tutto bene. Va tutto bene, non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio. Quindi se abbiamo avuto anche della somatizzazione fisica, no? Sta andando tutto bene. Io ti vedo riprenderti proprio in questa settimana. Va tutto bene, d'accordo? Ok. E adesso ragazzi miei, ragazzi, passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, sia che tu abbia una persona in mente, ossia che non ci sia nessuno ancora. Vediamo, in questa settimana che va dal 10 al 16 giugno, prendiamo prima di tutto una carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi, una carta guida. 7 di denari, vedi? Anche di là ti vedevo, nell'altra stesa ti vedevo, nella stesa precedente a questa, ti vedevo attendere. Qua o stai pensando a qualcuno o stai attendendo l'amore in generale, o stai pensando a qualcuno, oppure stai pensando. 10 di bastoni, vedo una situazione un po' pesante da un punto di vista, forse per altre responsabilità tue. Quindi stai attendendo l'amore, ma stai attendendo anche altro su altri fronti, no? Della tua vita, Cavaliere di denari.
magari c'è una situazione che non avanza in amore, che può essere un po' pesante da un punto di vista lavorativo, magari ci sono problematiche, ci sono pensieri di natura lavorativa che sono prioritari per te, o sei una persona di interesse per la tua persona di interesse. Vediamo chi viene dopo il 7 di denari. 2 di spade, infatti è come se ti vedessi un po' non saper cosa pensare dell'amore perché stai attendendo, o una persona o l'amore in sé. 4 di bastoni, ti vedo concentrata sulle tue cose, sulla tua casa, sulle tue responsabilità, su quello che per te è importante. Vediamo un po' cosa succede quindi in questa settimana. Allora, amore, 10-16 giugno, cosa accade in amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del terzo mazzo, o anche del terzo mazzo. Amore? Ah, ma qua cambia tutto. Cavaliere di spade, ruota della fortuna. Comunicazioni all'improvviso che non ti aspetti. Vedi che ti dicevo già, col 2 di spade non te le vedi arrivare. Stai aspettando, non sai cosa pensare. Il 2 di spade proprio non ti vedi arrivare le cose. Cavaliere di spade, la ruota. Comunicazioni all'attacco, comunicazioni all'improvviso per destino. Vediamo un po' di cosa trattano queste comunicazioni. Energia attuale. Positiva. Negativa. Passata, futura, passata, futura, conclusione di energia futura. Qua abbiamo ruota della fortuna, 2 di bastoni, il mago, il carro, cavaliere di denari. Io qua vedo l'energia di qualcuno che puoi essere tu o una persona di interesse, se c'è, vedi un po' dove ti risuona, che ha dato tutto se stessa o se stesso per la realizzazione di progetti lavorativi, e l'amore stava attendendo. O hai una persona a distanza che sta facendo questo, o sei tu che stai facendo questo. Sì, perché qua abbiamo il cavaliere di denari, il carro, avanzare su un ambito lavorativo o personale, l'attesa sull'amore, il 2 di bastoni, oppure pensare a una persona che è a distanza. E qua arriva un cambio, la ruota della fortuna. Vediamo di cosa si tratta. Allora, energia attuale, amore, cavaliere di coppe, eccolo qua. Qua abbiamo l'amore. Molte di voi lo stanno già vivendo e ci state pensando. Altre è proprio energia del presente, quindi un avanzamento d'amore, una proposta, un invito, un corteggiamento, facciamo questo, facciamo quest'altro. Ok, vediamo il positivo. 10 denari al positivo. Qua abbiamo una persona che vuole fare bene le cose con te. 10 denari al positivo mi parla di stabilità, di casa, di famiglia. Abbiamo una persona che vuole tutto con te. Abbiamo una persona che vuole tutto. Vediamo il blocco qual è. 5 di denari. Tu non ne sei tanto convinta però, perché non sai. O comunque sia, il 5 di denari mi parla di un'energia di carenza, no? Di energia di carenza che ha il blocco, come se non ti fossi sentita valorata fino a questo momento in amore, quindi hai potuto perdere un po' la fiducia nell'altro. Oppure mi parla di questioni economiche prioritarie che possono stare al blocco, o di lavoro, o di denaro. Vediamo il passato. Paggio di coppe, 10 di spade. Qua è entrata già una persona per molti di voi, o ci state già insieme. C'è stata, c'è stata o una discussione con questa persona e poi si è rifatto pace, discussione perché magari questa persona è un po' più immatura, un po' più piccola di te da un punto di vista proprio animico, non solo anagrafico, proprio animico. Se no sta arrivando questa persona, paggio di coppe, già energia presente passato qua, e cavaliere di coppe. O nel passato quindi hai chiuso una situazione, o c'è stata una chiusura con una persona, la stessa magari con la quale non ti sei sentita a tuo agio perché era magari un po' più giovane a livello animico, non ti ha dato quello che meriti perché ti sei sentita un po' più, l'hai sentita un po' più inferiore in questo senso animico. Adesso c'è questo movimento d'amore di una persona che vuole tutto. Può essere la stessa o può essere una persona nuova, Vediamo quindi che succede i prossimi 5-7 giorni. Infatti abbiamo regina di spade, ti vedo sulla difensiva qua, però abbiamo il 2 di coppe, e il 6 di bastoni, assolutamente.
Qua c'è una persona, 2 di coppe, 6 di bastoni, che vuole avere successo con te. Tu non te lo vedi arrivare, te l'avevo già detto col 2 di spade. Non lo vedi arrivare questa cosa, per alcuni di voi che sono single, ti vedo sulla difensiva un po', però 2 di coppe, 6 di bastoni, una persona che vuole successo in amore condiviso con te. Ora, se alcuni di voi stavano pensando a un'altra persona e quindi sono in dubbio se dire sì o meno a quest'altra persona, io vedo che ve la mettete alle spalle quest'altra persona e c'è una persona nuova. Per alcuni di voi può essere la stessa persona, va bene? Io vedo movimento d'amore e anche richiesta di scuse da parte di una persona che magari non vi ha dato il giusto valore. Questo è il senso. E stavolta 10 denari vuole tutto, un incontro, vuole stare bene. Se è una persona nuova, qua io vedo grosso potenziale col 10 denari al positivo. Che viene dopo il 6 di bastoni? Il Papa, addirittura. Una persona che ha grandissimo rispetto di te, viene con le idee molto chiare e ti convincerà. Una persona che sa cosa vuole, anche una conversazione molto seria ti farà, che sa assolutamente cosa vuole. Tu non te lo vedi arrivare, ti ripeto. Sì, assolutamente ragazze e ragazzi. Qua abbiamo forti segni d'acqua, poi acquario, gemelli, bilancia, toro. Ok, vediamo un po' le specifiche cosa ci aggiungono, cosa ci dicono. Cavaliere di coppe all'energia attuale, cavaliere di coppe. Eh sì, 10 denari, guarda, quando le carte si ripetono, ve lo insegno sempre, significa che vogliono sottolineare il messaggio. C'è una persona che vuole tutto con te e lo conferma anche il Papa. Tutto che vuol dire? Anche un upgrade della relazione, c'è qualcosa in più. 10 denari, stabilità, casa, famiglia, 10 denari è tutto. Molti di voi lo stanno già vivendo questa cosa, eh? Vediamo il 10 denari, questo. 10 denari, 10 di coppe, te l'avevo già detto, qua c'è una persona che vuole tutto con te, lotterà per te, vuole tutto con te. E vediamo questo 5 di denari, perché 5 denari? 4 di coppe, sei rimasta insoddisfatta perché una persona precedente, oppure la stessa persona, non ti ha dato quello che meritavi. Ecco perché stai un po' sulla difensiva con questa persona che arriva o può essere anche la stessa. Ok? Vediamo 10 di spade, paggio di coppe, 10 di spade, paggio di coppe, 10 di spade, paggio di coppe, 3 di denari. Forse per motivi di lavoro questa persona si è comportata in modo un po' più maturo. Vediamo 10 di spade, paggio di coppe, 6 di bastoni. Per alcuni di voi ha cercato già di rimediare questa persona venendovi incontro. Per altri invece vi mettete alle spalle una situazione con una persona con la quale non c'era intendimento perché era più matura. E arriva questo qua, questo Papa. Dal paggio di coppe passiamo al Papa. Oppure può essere la stessa energia di questa persona che si trasforma in qualcosa di più serio. Vediamo la regina di spade. Carro, sì, qua c'è una persona che viene da te, avanza verso di te, 2 di coppe. Assolutamente, regina di coppe. Io qua ti vedo molto felice di questa cosa, nonostante un po' di il tuo scanner iniziale, regina di coppe, 2 di coppe, ti vedo proprio fluire, ti vedo molto felice. 6 di bastoni, asso di denari, assolutamente, qua c'è un'opportunità in concreto, qualcuno che vuole fare o un upgrade della relazione, oppure un'opportunità in concreto che ti vede inizialmente un po' più sulla difensiva, però poi vedo che ti lasci fluire. Comunque una persona che ti parlerà chiaramente qua. Vediamo l'energia del Papa. L'energia del Papa, l'energia del Papa. Il Papa è papessa. La la. Questa è una coppia. È la coppia spirituale. Questa è una persona che saprà toccare bene le tue corde spirituali, Te lo dico, poi me lo fate sapere. Papa e papessa è proprio la coppia. È raro che escano così tutte e due insieme a specifica l'uno dell'altra. Qua c'è una persona forte, forte, forte per te.
Inizialmente tu non ci credi con questa papessa, il 2 di spade qua, che seconda carta qua abbiamo il 2 di spade, inizialmente non ci credi che può essere veramente così, questa cosa. E invece poi bisogna ricredersi qua, Vediamo un po' l'energia del Papa nei tuoi confronti. L'appeso. Questa persona aspetta i tuoi tempi. Ti dico già che con l'appeso questa persona può avere delle responsabilità che bloccano o che hanno bloccato e quindi ti farà una conversazione importante rispetto alle circostanze che hanno ritardato o che possono ritardare. Oppure questa persona cambia prospettiva rispetto alla relazione e tu quasi non ci credi. Però vedo che questa persona ti parlerà in modo molto chiaro, ti conquista qua col Papa e Papessa. Io credo per alcune di voi arriva questa persona, voi vi mettete alle spalle quest'altra persona qui, se è il tuo caso, perché da un paggio di coppie passiamo a un Papa e una Papessa e di spessore, mi spiego, c'è la coppia sacra qua. Forti il segno del toro, pesci, cancro, segni d'acqua sono marcatissimi, quindi può essere ascendente Luna o Venere. La stesa forte è questa, potente, ragazze. Vediamo cosa ti dirà questo Papa. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Te l'ho detto qui che tu quasi non ci credi. E quindi è come se stessi un attimo tu a dire ma è vero prima di prendere una decisione. Ok. Cos'altro? Ah, si è girata da sola. Ti prego non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Questa carta ha a che fare con questa attitudine che ha potuto avere questa persona, che ti ha fatto mettere sulla difensiva, e ti spiegherà anche il perché con la conversazione del Papa, se è una persona che già conosci. Che il Papa è una figura molto seria. Cos'altro? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. E beh, qua abbiamo un Papa e una Papessa, quindi il maschile, che anche può essere incarnato in una donna, più energia mascolina, no? Non riesce a controllare quello che provo per te perché è una cosa più forte e spirituale. Cioè, è sempre così, spirituale, le connessioni che ci arrivano, ma qua è proprio prepotente col Papa e la Papessa, Wow! Poi mi farete sapere, ragazzi, perché questa è una stesa molto particolare, molto forte. Anche il segno dell'Acquario, Gemelli e Bilancia abbiamo qui. Vediamo qual è l'ultima carta dei Rider White. 5 di denari, vedi, è come se non ti sentissi... 5 di denari l'abbiamo qua. Ci pensi, ecco perché dice non smettere di cercarmi, perché mi ritroverai da qualche parte ad aspettarmi, perché quasi non ti sembra possibile. Perché il 5 di denari? Il mondo. Si vuole chiudere con una situazione di penuria emozionale, di non darmi ciò che merito, eccetera. Cioè viene una nuova tappa rispetto alla chiusura della penuria emozionale. Va bene? Questa è una nuova tappa, assolutamente. Vedi qua di nuovo i tuoi dubbi. Però è forte sta stesa, ragazze? Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Una nuova vita, vedi? Eccola qua, una nuova tappa. Il vento cambia direzione. Sì, riparare. Allora, per alcune di voi è una nuova vita che si accende con questa persona, il vento cambia direzione in favore di questa nuova vita e si viene per riparare. Ecco perché vi vedo un po' sulla difensiva, quasi non ci credete, ok, un cambio radicale di punto in bianco, oppure è una persona completamente nuova e riparare è proprio l'amore. È l'amore che viene riparato dentro di te, regina di coppe che fluisci di nuovo e quindi ti prendi i tuoi tempi, però è qualcosa di meraviglioso che accade, un papa e una papessa, va bene? Quindi ragazzi miei, che dirvi altro, ragazzi, stesa meravigliosa, e io sono contenta di darvi queste notizie, tanto poi mi farete sapere. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua.